No ragazzi, non è un déjà vu, siamo ancora una volta accanto alla Golf 8 GTE. Se in questo test drive qui in alto nelle schede vi abbiamo parlato dei suoi consumi, ma ve li abbiamo appena accennati perché il test drive era omnicomprensivo, in questo video, essendo una plug-in hybrid, quindi a maggior ragione, come per tante altre auto qui su YouTube per WeDrive, vi parleremo dei suoi consumi effettivi in tutte le condizioni di guida, quindi è il caso di iniziare con qualche premessa e qualche precisazione. Di cosa stiamo parlando? Golf 8 GTE, quindi la versione sportiva. Volkswagen Golf è disponibile anche in un'altra variante plug-in hybrid, la e-hybrid, leggermente più efficiente, un po' meno sportiva, questa lo è del tutto, guardate il look, i fari Matrix, IQ Light, la grande bocca anteriore, ma di questo ne abbiamo già parlato. Ma cosa c'è sotto questo cofano? Un 1.400 turbo benzina TSI da 150 cavalli abbinato ad un motore elettrico da 80 kW, circa 110 cavalli vapore. Chiaramente non si può fare la somma, ma la potenza complessiva in ibrido è di ben 245 cavalli e 400 Nm di coppia, veramente tanti, tutti sulle ruote anteriori. Il tutto, seconda premessa, abbinato al cambio automatico DSG a 6 rapporti, il fluidissimo DSG di Volkswagen, doppia frizione. Come è alimentato questo motore elettrico? Da una batteria agli ioni di litio da 13 kWh nominali e 10 kWh effettivi. Il peso da libretto è di 1550 kg, con un serbatoio per quanto riguarda la benzina di 40 litri. Altre premesse da fare: la percorrenza è stata di circa 1000 km, tutti svolti con almeno 2 persone a bordo, un carico medio nel portabagagli, temperatura esterna tra gli 8 e i 10 gradi, il clima automatico all'interno era quasi sempre al minimo, comunque alcune volte anche spento perché si stava bene in macchina. La modalità di guida, tranne le tratte per testare veramente questa macchina, principalmente in comfort o in eco. In quelle appunto per testarla eravamo ovviamente in sport. Cos'altro? Come gommata questa macchina? Yokohama Blue Earth Winter V905 invernali 225/40 R18. Ma parliamo di consumi ed emissioni dichiarati, perché noi ve li andremo a scorporare. Casa madre dichiara 1,2 litri su 100 km in combinato. Quindi noi appunto li andremo a dividere tra il puro termico, anche se in realtà la macchina da sola a benzina, a meno che la batteria non sia completamente scarica, non va quasi mai, o appunto puro elettrico. Cos'altro? Le emissioni, 26 grammi di CO2 per chilometro, un dato ottimo, va detto, per cui con quest'auto si può entrare per esempio qui a Milano anche in area C, perché siamo sotto la soglia dei 100 grammi di CO2 per chilometro. È una plug-in, quindi si ricarica. Parliamo un attimo di questo prima di arrivare effettivamente ai consumi. Non è un'elettrica, quindi non abbiamo la presa CCS2 combo, non si può caricare in corrente continua, ma in alternata alle colonnine fino a 22 kW. Tempi medi, parliamo di circa 3 ore e mezza per caricare il suo pacco batterie da 13 kWh, e se parliamo della presa domestica da 2,3 kW arriviamo a ben oltre 5 ore. Se volessimo invece parlare di costi sostenuti per andare in full electric, beh, va detto che attualmente presso le colonnine Enel X la ricarica è un po' costosa rispetto a un anno fa, un paio d'anni fa. Comunque con le auto full electric che abbiamo provato qui su WeDrive, trovate la playlist completa qui in alto nelle schede, beh, spendevamo molto meno degli attuali 58 centesimi per kilowattora. Chiaramente questa non è una tariffa in abbonamento, è una tariffa pay per use, quindi i costi sono destinati a scendere e scendono ulteriormente se avete una wallbox a casa, però noi abbiamo speso 58 centesimi per kilowattora, il che, se volessimo riempire completamente il pacco batteria totalmente scarico, sarebbe una spesa di circa 7,50 €. Ma per quale percorrenza in full electric? Beh, la casa dichiara, e il dato è veramente genuino, e questa è una cosa in comune con le auto elettriche. Infatti sulle auto a motore termico solitamente le case madri, non dico che esagerano, ma comunque vanno veramente coi piedi di fata per dichiarare questi consumi. Parliamo di un dichiarato di circa 60 km e dobbiamo dirvi che effettivamente è un dato piuttosto reale. Andavamo in strada statale, autostrada, in città, comunque eravamo quasi sempre tra i 58, 59 e i 63 km di percorrenza effettiva in modalità 100% elettrica, quindi un dato veramente niente male. Un altro calcolo che potremmo fare a livello di economia di utilizzo di questa vettura è la comparativa tra quanto spendiamo in benzina e quanto spendiamo in modalità full electric. Beh, ai prezzi attuali dell'energia presso le colonnine Enel X e della benzina, siamo su circa 1,85 €, 1,90 € purtroppo a fine gennaio, inizio febbraio 2023, va detto che a parità di chilometri, basandoci su quei prezzi della benzina, invece di 1,85 €, 1,90 € ne spenderemmo circa 1,50 €, quindi comunque conviene, se non fosse per comunque i tempi di attesa normali e un po' più lunghi, anzi un bel po' più lunghi, per quanto riguarda la ricarica piuttosto che il rifornimento. Ma
è arrivato finalmente il momento che tutti stavate aspettando. Quali sono i consumi effettivi e totali di questa Volkswagen Golf 8 GTE? Partiamo dai consumi in città. L'auto, come detto, si muove quasi sempre in benzina ibrido, molte volte sceglie di andare in elettrico. La percorrenza in città, anzi, era quasi dell'80% in elettrico. Se volessimo comparare i consumi, il computer di bordo ci comunicava 4,5 litri su 100 km, mentre in elettrico circa 18-20 kWh su 100 km, quindi ancora una volta dei consumi che corrispondono a quella che è l'autonomia dichiarata dalla casa. Noi però non ci siamo limitati solamente alla città, perché per le riprese siamo andati anche in montagna, abbiamo preso tanta autostrada. La media attuale è di 5,6 litri su 100 km, in modalità chiaramente ibrida. Ma arriviamo però all'autostrada, che per un'auto del genere è una percorrenza decisamente importante, in quanto l'auto può fare dei bei viaggi. Non vi consigliamo di fare lunghissimi viaggi, magari da Bari a Milano e viceversa, ma comunque li può affrontare. Beh, in autostrada i consumi sono i seguenti. In primis va detto che eravamo sempre aiutati dal sistema ibrido. Il motore elettrico non era quasi mai spento, aiutava un po' quello termico e lavorava a circa 1 kWh su 100 km in maniera piuttosto costante. Fatta questa premessa, tutti i dati che vi stiamo per dare sono stati registrati ovviamente in sesta marcia. A 90 km/h l'auto girava a 1900 giri al minuto e il consumo medio era di circa 3,5-4 litri su 100 km. Salendo a 110 i giri motore salivano a 2200 al minuto, sempre in sesta marcia, con un consumo di 4,5 litri su 100 km, per poi arrivare alla velocità codice, il limite di 130 km/h con 2800 giri al minuto, sempre in sesta marcia, e 5,5 litri su 100 km. Quindi tutto sommato dei consumi veramente di tutto rispetto, se paragonati per esempio ad una Golf diesel, veramente molto paragonabili e comparabili. Una precisazione però da fare, ragazzi, ovviamente è che bisogna sempre utilizzarla con la batteria carica, quindi che voi abbiate una wallbox, un garage con la presa domestica, una colonnina lavoro o comunque una colonnina pubblica vicino casa, beh, tenete sempre a mente di doverla caricare, perché altrimenti i consumi si alzeranno inevitabilmente, perché l'auto si porta dietro un peso a vuoto, come tutte le plug-in hybrid, quindi questi consumi che vi abbiamo dichiarato erano a batteria carica. Fateci sapere se questo video vi è tornato utile, magari nella scelta della vostra prossima auto, o comunque se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto lasciateci anche un like, perché per voi è gratis, per noi è molto molto importante. E come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Vi basterà iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere le notifiche per i prossimi contenuti che usciranno sulla Golf 8 GTE, e inoltre seguiteci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente, perché siamo dovunque, e abbiamo anche un sito web. Trovarci dovunque è semplicissimo, vi basterà digitare wedrive.tv.